Ciao ragazzi, bentornati su Ride with Frank, io sono Francesco e oggi mi è arrivato un nuovo pacchettino da spacchettare. Eccolo qui, direttamente dalla Grecia, da Cosmo. Questo è un accessorio molto importante per la mia V-Strom, un upgrade necessario, almeno per la mia statura. Ora procederemo con l'unboxing e poi andremo a montarlo giù in garage. Siete curiosi? Io molto. Yo! Allora ragazzi, andiamo ad aprirlo. Ok, apriamo qui il plexi. Viene consegnato con un pacchetto molto semplice in carta. Andiamo a tirare fuori. Facciamo così, svuotiamo così. La possiamo togliere. Simpatico, grazie Cosmo per le caramelline. Allora, questo è un kit di abbassamento pedane della V-Strom di Cosmo Accessori. Ecco qui tutto l'hardware e queste sono le due piastre che servono per abbassare le pedane. Ma prima di andarle a montare andiamo sulla pagina di Cosmo. Questa è la pagina di Cosmo Accessories, un produttore greco di ottimi pezzi per la mia V-Strom e di altre moto. Ma andiamo a vedere nello specifico la parte dedicata al mio V-Strom anno 2007. Come potete vedere ha una vasta scelta di accessori, ma in questo momento dedichiamoci al kit di abbassamento pedane. Questo kit costa 35 euro, comprende tutto il necessario per il montaggio e per abbassare le pedane. Ecco alcune foto dimostrative. Questo kit abbassa le pedane di 25 mm, dandoti una posizione migliore durante la guida e rilassando piedi e ginocchia durante i lunghi viaggi. Anche il cambio e il freno si abbasseranno di 25 mm, quindi la sensazione di frenata e del cambio di marcia saranno gli stessi. Potrai anche posizionare in modo personalizzato sia il cambio che il freno per una posizione più adatta. Monta sui V-Strom 1000 dal 2004 al 2012 e sul 650 dal 2004 al 2019. Ma ora scendiamo in garage così procediamo con il montaggio. Ok, siamo in garage. Ora, una volta aperto i pacchetti, ci troveremo con tutti gli elementi del kit divisi in due parti. Questa a destra sarà per la leva del cambio, questo è il nuovo raccordo allungato, i dadi, i bulloni per il fissaggio. Questo a sinistra sarà per la leva del freno, anche qui con il nuovo raccordo, con i dadi e i bulloni, e questo fermaio, che ancora non ho capito bene dove andrà posizionato. Per prima cosa andremo a smontare il pedale del cambio, procedimento facilissimo, però consiglio, se i bulloni risultano duri da smontare, utilizzate un po' di sbloccante tipo WD-40, lasciate agire e procedete. Una volta smontato il pedale, procederemo a separare il collegamento tra il pedale e il motore. Anche qui aiutatevi con un po' di sbloccante e ricordatevi di mettere tutti i pezzi smontati in ordine e in modo da facilitare più avanti l'assemblaggio. Prima di smontare il giunto dall'innesto 1000 righe, ricordatevi di segnare la posizione del folle con un pennarello, in modo da ritrovare in modo facilissimo la posizione giusta. Ora monteremo la piastra sul supporto pedale che abbiamo appena smontato. Ricordatevi di posizionare gli svasi delle viti opposti al pedale stesso, in modo da avere i bulloni verso l'esterno. Prima di stringere tutto, ho usato del frenafiletti medio per avere una tenuta più forte, in quanto quella zona è molto sollecitata e soggetta a vibrazioni. Questa è la rondella di regolazione dell'altezza del pedale. Ai suoi estremi avrà la fittatura di senso contrario, quindi l'innesto del nuovo raccordo sarà del tutto intuitiva.
Il nuovo raccordo andrà montato al giunto del mille righe, mentre la filettatura contraria al giunto sul pedale. Ora possiamo procedere a stringere tutto e rimontarlo sulla moto. Nel rimontare tutto, il mio consiglio è di aggiungere sempre una goccia di frenafiletti sulle viti, in modo da essere sicuro di averle ben salde alla moto. Non mi soffermerò a spiegare il metodo di regolazione dell'altezza pedale, perché è un po' macchinoso. Nel caso abbiate difficoltà con la regolazione dell'altezza, scrivetemelo nei commenti e cercherò di fare un video dove spiego il procedimento. Il pedale del cambio è pronto, ora procediamo con il pedale del freno. Per smontarlo, oltre alle due solite viti sul telaio, dovremo prima rimuovere la forchetta della pompa del freno, togliendo il fermaglio, recuperando la rondella e tirando fuori il perno, e poi procedere nello smontare la molla del sensore della luce dello stop. Questo è il nuovo raccordo per il collegamento tra la pompa del freno e il pedale. Verrà avvitato sulla forchetta andando a sostituire il dato di fine corsa posto sulla pompa. Anche qui potrete regolare l'altezza del pedale del freno, procedimento molto più intuitivo rispetto a quello del cambio. Una volta stretto tutto, avremo il nostro kit montato e pronto per l'utilizzo. Come potete vedere, la posizione delle gambe risulterà più bassa rispetto a quella originale. Avrete le gambe meno piegate e una posizione di guida più comoda. Anche in piedi, la posizione di guida è nettamente migliorata. Avrò la possibilità di far presa con le ginocchia sulla sella e avere una posizione del busto meno avanzata. Fra qualche chilometro, appena possibile, farò un video prova con le mie sensazioni alla guida. Per questo episodio è tutto e come sempre ti ricordo che se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un like, ad iscriverti al mio canale e a commentare. Dimmi cosa ne pensi di questo kit. Ci vediamo alla prossima puntata, io sono Francesco e voi siete su Ride with Frank. Yo!